Molti scienziati all'avanguardia teorizzano e hanno dimostrato che siamo un sistema di informazioni ed è totalmente localizzato nel nostro corpo. Noi accediamo continuamente alle informazioni del campo. Il corpo sembra essere costantemente in collegamento con le informazioni, con se stesso e con le informazioni nel campo. Il corpo è sempre alla ricerca di sistemi coerenti, di scambio di informazioni tra tutte le cellule che abbiamo, in modo che ogni singola cellula sappia cosa succede. C'è un ampio sistema di informazioni e alcune persone dicono che la malattia è solo una falla nel sistema di informazioni. E io credo che sia vero. La materia è energia compressa. Le informazioni sono schemi di energia. C'è un flusso di informazioni nel nostro corpo che non comprendiamo ancora completamente, attraverso il sistema nervoso e i tessuti. Abbiamo già scoperto che ci sono diverse parti del campo del corpo, alcune delle quali sono in relazione con i muscoli e i tessuti connettivi. Un'altra parte del campo del corpo è in relazione con il cervello e il sistema nervoso. E poi ancora una per il campo morfico, che si relaziona con il DNA e le informazioni genetiche del nostro corpo. Quindi il legame con la medicina esiste. Non si tratta di qualcosa di diverso dalla medicina, semplicemente è concettualmente un po' più avanzato. Questi campi energetici possono fornire le informazioni necessarie per il controllo del corpo. Come sai il corpo di dover mantenere una determinata temperatura? Cosa decide o chi decide qual è la pressione corretta per una persona? Nessuno lo sa. Noi diciamo, come idea olistica, che il campo del corpo decide la sintonizzazione di tutte le manopole. I campi morfogenetici, o più in generale i campi di informazioni, sono sistemi di controllo sopra e oltre il livello molecolare o il livello biochimico. Sono sistemi che organizzano il corpo, organizzano l'organismo che si sviluppa, li hanno le piante e anche tutti gli animali. Mantengono la forma del corpo, aiutano l'organismo a guarire dalla malattia o dalle ferite. Sono alla base della rigenerazione. Possiamo anche spingerci oltre e dire che il corpo umano è fatto di informazioni strutturate. O in altre parole, che il corpo umano è un campo energetico di onde fisse, permanenti, scalari, che sono proporzionalmente organizzate, strutturate e contengono una gran quantità di informazioni. Abbiamo un sistema quando abbiamo una struttura. Le informazioni sono dovunque. Si ha un sistema di informazioni quando c'è un ordine. Sembra, dopo alcuni esperimenti, che volessero organizzarsi in un certo ordine e che volessero comunicare reciprocamente in una certa direzione. Stiamo quindi dicendo che le informazioni hanno un ordine e che ciò che determina il campo del corpo è l'ordine stesso. L'attuale regolamentazione dell'intero organismo e di tutte le cellule, la coordinazione di tutte le cellule è raggiunta con l'aiuto di questi campi di informazioni. Questi campi di onde scalari garantiscono che ciascuna cellula sappia cosa stia facendo qualsiasi altra cellula, in ogni momento. Sono moltissime informazioni e possono essere elaborate soltanto con l'aiuto di questi campi strutturati. Infine, secondo Einstein, e più recentemente anche secondo altre persone, l'energia e le informazioni devono essere interscambiabili. Bene. Quindi le informazioni diventano un tipo di energia perché rappresentano un ordine nello spazio. Va bene? Sono interscambiabili? Ma d'altra parte, nella pratica, quello che succede è che si ottiene un'onda di energia e che su quell'onda si imprimono le informazioni. E la quantità di informazioni che si possono imprimere sembra non avere limiti. Questo ricercatore si chiama Harold Saxton Burr. Ha studiato questi campi elettromagnetici attorno agli organismi viventi e così è stato in grado negli anni 40 di misurare questi campi elettromagnetici. Ha iniziato a studiare sistemi biologici di maggiore complessità fino ad arrivare a studiare gli esseri umani. Ha studiato donne che avevano una propensione al tumore dell'utero e lui ha misurato il campo elettromagnetico attorno all'organo e attorno al corpo. Ogni singola donna che aveva un tumore all'utero presentava questo modello molto specifico di informazioni nel campo elettromagnetico,
Ma c'erano alcune donne che non avevano il tumore all'utero, ma avevano il modello nel campo. Ognuna di quelle donne che aveva il modello nel campo, alla fine, ha visto insorgere il tumore all'utero. Quindi le informazioni erano effettivamente nel campo prima che apparisse in una realtà tridimensionale. Allora abbiamo pensato fosse al contrario. Non è la materia che emette il campo. In realtà è il campo e le informazioni nel campo che in realtà informano la materia. Apparentemente il sistema di controllo del corpo non è rappresentato dai geni o la chimica, ma dalle informazioni, che sembrano essere disponibili nel campo del corpo. È possibile immettere nuove informazioni nel corpo per influire sul benessere? Se modifichiamo le informazioni nel campo, possiamo cambiare la materia. E così insegniamo alle persone come creare questo tipo di coerenza e a spostarsi in quel posto in cui sono collegati. Quando hanno coerenza cerebrale e cardiaca, se effettivamente sentono l'emozione di ciò che stanno creando prima che accada, potrebbero accorciare la distanza tra il pensiero di ciò che vogliono e l'esperienza di averlo, se creano dal campo invece che dalla materia, tra un punto di coscienza e un altro punto di coscienza. Abbiamo imparato come arrestare la distorsione delle informazioni che si verifica come risultato di diversi processi della malattia. Una volta arrestata la distorsione in maniera sufficiente, la fisiologia comincia a lavorare, la chimica va a posto, ci sono veramente bellissime storie di guarigione da raccontare. Semplicemente perché abbiamo imparato come correggere la distorsione delle informazioni nel campo del corpo. La malattia è in un certo senso un'informazione errata e quindi, se possiamo accedere all'informazione appropriata, correggiamo l'errore. È quello che un certo numero di nuove modalità energetiche sta facendo. In fondo, correggono l'errata informazione. Quindi la cosa più importante da fare per le persone è di prendersi la totale responsabilità della propria salute, non pensare che essa provenga dall'esterno e che qualcun altro possa fornirla. E assumersi la totale responsabilità può significare che le persone debbano cominciare a scegliere i pensieri da fare. Quindi si trovano con uno stato d'animo positivo, lo stato d'animo che più contribuisce alla guarigione. Credo che non ci siano dubbi in merito al fatto che l'assistenza sanitaria oggi, a livello globale, sia in crisi. È una crisi di significato, una crisi di leadership ed è una crisi dei nostri modelli e della nostra comprensione di ciò che promuove o facilita la guarigione. Agiamo come se fossimo in guerra con il cancro. Cerchiamo la distruzione invadendo gli organismi. È un modello bellico tra salute e malattia e su come curare la malattia. Ma il corpo umano non è fatto per queste cose. Abbiamo bisogno di incoraggiare una rivoluzione che sposti il nostro modello da un orientamento basato sulla malattia ad uno basato sulla guarigione. Fatto questo movimento, si diventa reattivi a una varietà di diversi fattori che possono facilitare o migliorare le nostre capacità naturali di guarigione. Penso che possiamo dire a ragione che la rivoluzione è cominciata non solo nel mio caso. Ci sono ricercatori in tutto il mondo che la pensano allo stesso modo e che hanno dati sulle ricerche che possiamo integrare a queste nuove idee nel campo del corpo. Penso che adesso abbiamo una proficua teoria scientifica su come il corpo immagazzini ed acceda alle informazioni. Quindi la rivoluzione medica è nelle nostre mani.